Salve a tutti, benvenuti, io sono Shams, vi parlo dalla casa di Ra a Luxor, in Egitto dove vivo, e come al solito vorrei darvi la mia personale visione di che cosa porterà per ogni segno questa luna in Scorpione. Essendo io Scorpione ed essendo molto legata a Stellium, eccetera, è un onore per me festeggiare e onorare questa luna nel mio segno, che sarà tra poco, e condividere con voi che cosa vi porterà, che cosa ci farà lavorare, eccetera. Tra l'altro oggi, oltre alla nuova luna, entriamo nel corridoio delle eclissi, e quindi è un momento sicuramente molto potente, un momento per vedere alcune cose, per lasciarle andare, per trasformarle, per lasciarci portare a vedere forse cose che non volevamo vedere. Lo Scorpione è molto così, no? Proprio questa grande rinascita, questo morire per rinascere, e che a me è molto caro ovviamente, che conosco molto bene. Tutta la mia vita è stata così, e iniziamo a vedere che cosa ci porterà. Iniziamo dall'Ariete, vediamo che cosa porta questa nuova luna agli Arieti. L'Ariete, questa nuova luna vi porta a chiedervi di riconoscervi, di scoprire veramente chi siete e di imparare a seguire la vostra visione e di imparare anche a dire di no. Vi chiede di stare comodo, trovare una posizione comoda e di non reagire immediatamente, ma di provare a seguire quello che volete fare, quello che volete vedere. Andiamo. I nostri cari Arieti. Allora, per l'Ariete la richiesta di questa luna, il consiglio è quello di fare una grande di cercare esattamente che cosa è consono con voi, no? Quello che vi stavo dicendo prima. Cioè, io mi riconosco e quindi riconoscendomi cambio il mio modo di vedere, vedo la mia visione e quindi devo cercare che cosa voglio tenere in questa strada, che cosa voglio portare con me in questa luna, che cosa voglio lavorare in questo periodo. E facendo questa ricerca voi ritroverete veramente che cosa è consono con voi e che cosa vuole camminare con voi. A quel punto potete veramente iniziare come se liberaste delle strade, buttando fuori e buttando via ciò che non vi serve e tenendo solo quello che è veramente soltanto per voi. Voi trovate quella strada e quella strada inizia veramente ad andare molto velocemente e vi trovate veramente una grande connessione, ma attenzione, questa connessione va fatta con una grande lealtà verso voi stessi, grande lealtà per la vostra visione, grande lealtà per chi siete. Okay? E proprio perché dovete essere padroni della vostra vita e dovete veramente portare quella visione, dovete arrivare a fare in modo che quella visione sia reale, venga portata qui, ok? Quindi c'è bisogno proprio di andare in quella strada e lasciare andare ciò che per quella strada non è consono con voi. E vi chiedono anche di affrontare qualcosa, cioè di affrontare quelle vostre paure, la paura di lasciare andare delle cose, di poter perderle. La vostra paura è anche quella: se io vado, poi quello che qui ho, che in fondo mi fa stare poi anche comodo, no? E lo posso perdere, quindi come posso fare? Invece dovete proprio saltare, avere il coraggio di rischiare anche di perdere qualcosa, perché sarà per voi, verrà con voi, e di seguire quel sogno, di seguire il sogno che avete dentro di voi e che vi porta a essere in contatto con voi. E a quel punto, quando voi avrete quel sogno, allora sì, potete essere nella nuova strada, qualcosa sarà cambiato, vi renderete conto che quel lasciare andare in quell'orticello vi ha portato poi a essere esattamente nella strada dove volevate essere. Vediamo un po' l'aiuto.
qual è l'aiuto per l'Ariete. E per l'Ariete la chiave, l'aiuto è la rinascita. È come se voi doveste salire una spirale e doveste rinascere, come se da sotto voi doveste rinascere. Che pera è lo scarabeo, quindi è la grande rinascita, quello che da sotto dalla terra risale fino a andare nella luce. Quindi è veramente chiudere dei cicli, chiudete dei cicli in questo mese dello Scorpione, fatevi aiutare da questa luna in Scorpione affinché possiate chiuderli, affinché possiate andare veramente a ritornare a salire in quella spirale e andare veramente dove volete andare. Bene. Spero di esservi stata utile, di avervi aperto qualche file. Toro, cosa vi porterà questa luna al Toro? Cosa porta questa luna in Scorpione al Toro? La luna che avete di fronte al vostro segno, al vostro sole. Questa luna è una grandissima chiamata. E se avete lavorato bene nel mese scorso, nel mese della bilancia, adesso è giunto il momento, avete capito che cosa dovete lasciare andare, adesso è giunto il momento di staccarsi e di onorare tutto quello che è stato, di onorare ehm, tutto quello che è stato la vostra vita fino a questo momento, non c'è stato né giusto né sbagliato, né bello né brutto, è stato giusto così com'era. Quindi onoratelo e a quel punto vi troverete veramente in un altro punto, in un nuovo punto, che è proprio il punto dove volete essere, dove dovete essere, perché è giunto il momento. E la parola chiave per voi è proprio il coraggio di andare oltre, il coraggio di lasciare andare le vecchie abitudini e di riportare ordine, riporto ordine nella mia vita, riporto armonia nella mia vita. E questo è molto importante, che voi riportiate veramente quella base che è molto importante, senza essere guidati dalla paura, senza essere guidati da nulla. E a quel punto siete pronti per fare quel cambio, quella grande morte per rinascere che vi chiede lo Scorpione e per andare veramente verso il vostro sogno. Questa luna parla molto del mio sogno, il sogno che ognuno di noi ha dentro l'anima e che non ci siamo mai permessi perché era un sogno che avevamo da bambini, perché non ci siamo permessi di portarlo avanti. Invece è l'ora di seguirlo quel sogno, ok? E quel sogno arriva solo se portiamo ordine, Toro. Se Toro voi portate ordine, allora a quel punto voi potete seguire quel sogno, perché se no non è possibile seguire quel sogno. E vi chiede proprio di rimanere molto centrati, rimanere dentro di voi, di rimanere come canali, di guardare che cosa dovete fare e di iniziare quel cammino che vi porta proprio a seguire la vostra visione, quello che vedete all'inizio. E qui ce l'avete alla fine, ce l'avete alla fine perché è esattamente quello che voi dovete fare. Cioè, questo nuovo inizio, voi avete tutto per iniziare questa strada e tagliando quello che non vi serve e seguendo quella visione, poi voi sapete quel progetto che avete, quel sogno che avete, qual è e dove deve arrivare. Quindi andate lì, ok Toro? Vediamo qual è il vostro aiuto, il vostro help per il Toro. E l'aiuto per il Toro è Clun, è organizzare tutta la base. Voi siete molto bravi in questo, no? Quindi organizzate tutta la vostra base e create, date una forma a quel sogno. Questo è Clun, sul Nilo, col nilometro. Quindi portate la creazione nella terra, fate in modo che sia una creazione solida, che potete organizzare tutto quello che dovete organizzare. A quel punto potete andare dove volete, questo è il consiglio. Bene Toro, spero che vi sia stata chiara. E adesso andiamo ai nostri cari amici gemellini. Gemelli. Vediamo questa luna in Scorpione che cosa porta ai gemelli.
Ai gemelli è richiesto veramente di cercare profondamente. Cioè, questa luna vi chiede molto di andare dentro e di ritrovarvi, ritrovare quel bambino, ritrovare quella vostra forza, quel vostro sole. Come dico sempre io, siamo tutti raggi dello stesso sole. Ognuno di noi brilla in un modo diverso, ma abbiamo bisogno gli uni degli altri. Quindi, gemelli, noi abbiamo bisogno della vostra luce, ritrovatela. I gemelli stanno già, gli sono aperte già delle strade nuove e già stanno splendendo su queste strade che hanno lasciato andare nel mese scorso. C'è soltanto da portare un pochino di ordine, c'è soltanto da portare un po' di armonia, riportare un po' in ordine tutto quello che è successo, quindi fermatevi e portate ordine, perché tutto quello che vi serve ce l'avete intorno a voi, non dovete cercarlo fuori, ma è proprio dentro di voi, proprio molto molto vicino a voi. E dovete, i vostri progetti vanno portati nella terra connessi al cuore e non dovete farvi portare fuori da quelle che sono le prove esteriori, non fatevi, non abbiate paura, non agite per la paura, non agite perché volete arrivare, agite perché il vostro cuore ve lo sta chiedendo, perché questa visione che arriva è una visione che è assolutamente connessa al cuore, non può essere in nessun altro modo. E a quel punto, quando vi rendete conto che quello che vi stanno facendo vedere è soltanto qualcosa di esteriore, è soltanto un riflesso, ma non è reale, voi vi permettete di fare quel cambio che la luna di Scorpione vi sta chiedendo. E quel cambio vi porta proprio ad affidarvi e ad affrontare proprio le vostre più grandi paure. Questa luna vi porterà un grande regalo, gemelli, perché vi porterà proprio ad essere collegati con quella grande paura, vi porterà proprio ad essere pronti ad affrontare qualcosa che vi ha sempre fatto paura fino a questo momento, ma che ora scatta e vi affidate all'universo, vi affidate, aprite le braccia e chiedete cosa è per voi. Vediamo l'aiuto per i gemelli. Mm. Anche per voi, ecco, non. Voi dovete portare la base, dovete creare una forma di essere, di chi siete voi. Ritrovate la vostra forma che è dentro di voi e portatela nella terra e costruite, mettete come quel seme, ridategli la forma e nutritela. Nutritela come nutriva il drago, la grande forza primordiale, perché con questa luna voi avete proprio quell'energia lì, avete l'energia di quella forza. Quindi per favore, gemelli, usate quella forza primordiale e lasciatevi trasformare da questa luna. Cancro. E intanto, quindi tecnici. Cancro, cosa porterà questa luna in Scorpione per i nostri amici cancro? Per il cancro è richiesta una grandissima ricerca, un ritornare dentro e cercare veramente qual è la chiamata, dove volete andare, di darvi il permesso di andare oltre a qualsiasi cosa finora voi abbiate fatto. E per voi c'è una strada che già parte velocissima, c'è una strada già ben aperta, una macchina che vi aspetta a tutta velocità, quindi potete andare in grande armonia e dovete solo avere il coraggio di lasciare andare dove siete, lasciarvi andare e andare verso un'altra strada, uscire da quel guscio che avete, aprirlo e respirando andate e portando proprio questa grande armonia e seguendo proprio, uscendo da quel luogo comune dove di solito siete stati prigionieri, ritrovatevi e seguite la vostra visione.
lasciate andare quello che non è per voi, non abbiate paura, in questo periodo non abbiate paura. Tutto è assolutamente per farci ritrovare quello che veramente vogliamo e inizierà qualcosa di nuovo, inizierete qualcosa di nuovo, proprio perché vi renderete conto che avete fatto tanto nella vostra vita, ma che adesso è giunto il momento di pensare a voi e di andare oltre, di salire in quella piramide e di andare su e di ritrovare voi stessi, il vostro bambino unito a voi, quindi di abbracciarlo, di tenerlo con voi e di proseguire la strada. Vediamo qual è per voi l'aiuto. Cancro, qual è l'aiuto per il cancro? Allora, l'aiuto per il cancro è Sotis, la stella di Sirio. Quindi connettetevi se fate una meditazione con quella stella. Sentite l'energia di quella stella che brilla dentro di voi e siate generosi con voi stessi. Non state nella, nella povertà, nelle poche cose. Sentite in grande, state nell'abbondanza, assolutamente, perché la stella Siva vi sta dicendo che siete pronti per ricevere l'abbondanza. Quindi questo gold che c'è, guardate che meraviglia. Voi siete qua nel centro, quindi ricevete quell'abbondanza di oro che Sirio vi vuole donare. Grazie, cancro. Leone. Cosa porterà questa luna per il leone? Luna Scorpio, per i nostri leoncini. Leone, voi siete sempre come voi leoni al centro del mondo, avete tutto intorno a voi, ma dovete rendervi conto che alcune cose sono cambiate e quindi dovete guardare bene alcuni alcune unioni che avevate che non sono più le stesse. Datevi il permesso di poterle seguire. E questa luna vi chiede di essere assolutamente in armonia con il vostro maschile e il vostro femminile, di guardarvi negli occhi, che le vostre due parti si possano guardare, possano trovare un accordo connesse con il cuore. E a quel punto voi avete tutti i vostri doni da portare nel mondo, siete pronti a riceverli e siete pronti a camminare nel nuovo, in quella cosa che questa luna vi porterà a scoprire, questa luna vi porterà a scoprire qualcosa di nuovo assolutamente, che è dentro di voi, è un'unione che già esiste, dovete solo respirare e accettarla dentro di voi, fargli spazio e a quel punto porterete una grande armonia e porterete una grande ricerca proprio, metterete a posto tante cose che avete lasciato in sospeso, che non volevate sistemare e e la luna vi chiederà di fare un cambio, di lasciare andare, di morire per rinascere senza essere più prigionieri di voi stessi, ma essere liberi di scegliere, liberi di essere voi. E vediamo che cosa porta invece il consiglio, qual è il consiglio per voi. Il consiglio per voi è credere, è l'innocenza, è questo ibis che vola libero, è innocente, vola puro, quindi credete profondamente, per favore leoni, in quello che arriverà, credete in questa luce, guarda dove state andando tra la luna e il sole, come vi ho detto prima, l'armonia tra il maschile e il femminile, quindi credete assolutamente. E siate abbracciate il vostro bambino, perché il vostro bambino vi aiuterà a essere ancora di nuovo innocenti e abbiate fiducia nel vostro cammino, fiducia in quella nuova strada che vi sta tanto aspettando. Grazie. Vergine, per le mie amate vergini, non sanno chi sono, e per tutte le vergini che mi stanno ascoltando, vediamo questa luna in Scorpione cosa porta. Questa luna in Scorpione porta veramente una grande trasformazione,
una grande trasformazione perché voi possiate trovare il centro dentro di voi, possiate trovare quella connessione tra cielo e terra e possiate portarla nella vostra vita, essere quella connessione, essere l'esempio di quella connessione. E vi chiede di non lasciarvi portare fuori dalle cose esteriori, non siate troppo pignoli, state nell'essenza, nelle cose che veramente valgono la pena di essere viste. Mm? E, e portate veramente armonia nelle vostre parti, nel vostro maschile e femminile, in voi stessi, in tutte le vostre parti, anche nelle parti che sono state ferite, tanto ferite nella vostra vita. Portate armonia di nuovo e guardatevi, accettatele nella vostra vita. È arrivato il momento di fare pace con tutto questo ed è arrivato il momento di andare oltre, di seguire quella luce che tanto vi sta chiamando e di seguire quella vostra anima che vi sta chiedendo di andare. E seguendo questo voi dovete veramente riportare quelle basi in armonia perché farete un grande cambio, veramente, e dovete riportare armonia in quella base, riconoscere chi siete per salire su quell'auto e andare a tutta birra, mi viene da dire proprio. Quando mettete quell'armonia partirete perché saprete esattamente chi sono e direte io mi amo così come sono, io mi accetto così come sono. Qual è l'aiuto per voi? E l'aiuto per voi è l'elemento del fuoco, proprio la trasformazione, è il deserto, guardate che meraviglia, è l'oro che scende. Siate in contatto con quel fuoco, bruciate in quel fuoco tutto quello che non vi serve e chiedete a quel fuoco di riaccendere la vostra anima e andate sicuri in quello che deve succedere, perché il fuoco rigenera, il fuoco brucia, ma per rigenerare il fuoco brucia, per scaldarci il fuoco brucia, per riportare l'antica conoscenza. Mm? E bilancia. Bilancia. Vediamo cosa porta questa luna in Scorpione per la bilancia. La bilancia in Scorpione chiede alla bilancia di essere molto più leggero e di non preoccuparsi tanto di quello che pensano le persone, ma di lasciare andare quello che pensano e di proseguire nel cammino. E vi chiedono, anche qui, chiedono di portare ordine. Questa luna in Scorpione chiede di portare ordine. Andiamo per la bilancia ha un nuovo inizio, può tranquillamente iniziare qualcosa che è nuovo, qualcosa che gli piace anche di più e deve imparare a cambiare l'opinione, a non essere così rigido nelle sue cose e anche mi viene da dirvi anche a esprimere esattamente quello che vuole, a essere molto chiara in quello che vuole e ecco, però in connessione con il cuore. Quindi questo percorso, questa luna, gli dice di fare un nuovo inizio, di vedere quella opinione e di esprimerla, ma in connessione col cuore. Voi riscoprirete il cuore in questa luna in Scorpione, care bilance, e a quel punto voi vi troverete che tutto è intorno a voi. Non dovete cercare fuori, dentro, di qua, di là, come state cercando. Tutto è assolutamente lì e vi chiede questa luna di affidarvi per essere canali, per centrarvi, per lasciare scorrere tutta l'energia che c'è, per portarla nella vostra vita, per poter seguire quel dream, quel sogno che avete. Ok? È molto importante che voi rimaniate assolutamente fermi e che lasciate che le cose si manifestino. Vediamo un po' qual è il nuovo aiuto. Wow, bilanci, siete molto fortunati, sono molto gelosa, perché il vostro aiuto è Sekhmet, la trasformazione. Quindi vi chiedono, questa luna in Scorpione vi chiede di fare una grande trasformazione e vi chiede di
di essere compassionevoli con voi stessi, di attingere a quell'amore universale e di fare in modo che questa grande guaritrice possa aiutarvi a, ad aprire nuove strade, e questa guaritrice possa fare in modo che il suo fuoco, guardate via in questa carta, possa trasformarvi. Quindi mi raccomando, siate compassionevoli. Sekhmet è la grande dea della medicina, è la grande dea della femminilità, è la grande dea che porta la guarigione, ma solo se siete leali, dovete seguire lealmente voi stessi, cioè essere in verità, soltanto per voi, per nessun altro, la vostra verità, quello che voi veramente volete. Questa è la cosa più importante che vi chiede di fare. Buon lavoro, bilance. E ora il caro Scorpione. Vediamo che sulla posta che sta Moon in Scorpio per gli Scorpioni. La visione. La visione è l'unione. Questa luna in Scorpione porta a una grande visione, un lasciare andare ciò che non è più per voi e l'unione degli opposti, è come se doveste mettere insieme le parti e trovare pace lì. E quella pace si trova solo tramite il cuore, ricordatevelo. E per lo Scorpione c'è cuore, bisogna connettersi al cuore, questa è la cosa più importante, connettetevi al cuore, affinché la vostra visione, tutto il lavoro che voi farete, lo farete con una grande eleganza, con una grande fierezza, con tutto quello che contraddistingue gli Scorpioni, nella grande verità, possa aprire una nuova strada, una nuova conoscenza, qualcosa che porti veramente il cielo sulla terra. E a quel punto, proprio in quella visione, voi porterete proprio l'armonia, vi renderete conto che tutto è assolutamente armonico. E anche per voi c'è da portare ordine, un po' di ordine intorno, e c'è da affrontare una prova, c'è da affrontare, da non avere paura, perché questa luna sarà molto potente, questo periodo sarà molto potente questo mese, quindi vi chiederà proprio di affrontare le cose che vi fanno paura e che avete sempre rimandato perché pensavate di non essere in grado, eccetera. Invece è giunto il momento di mostrarvi al mondo, è giunto il momento di uscire al mondo e di fare in modo che voi siate visibili, e visibili quando quella strada comincia ad andare. Solo se affronterete, metterete a posto e guarderete in faccia e negli occhi questo vostro drago, a quel punto la macchina è pronta per partire. Ok? Ricordatevi che per lo Scorpione è il cuore. E questi due opposti, questo maschile e femminile che si uniscono. Non so se avrete degli incontri amorosi o... Poi fatemi i commenti, ditemi. Perché questa unione due volte mi dice anche che ci potrebbe essere anche qualcosa che arriva e che viene riconosciuto, qualcosa che riconoscerete nelle persone che incontrerete. E il vostro aiuto è la Sfinge, è il messaggero divino, è la libreria cosmica e l'altare della terra. La Sfinge, vedete, le stelle. La Sfinge è assolutamente la cascia, quella che raccoglie tutte le memorie della terra, di tutto. Ma lei rimane assolutamente ferma, perché lei semplicemente le raccoglie e non fa nulla. Okay? Quindi ognuno di noi qui ti stanno dicendo, un'antica conoscenza potrebbe scendere su di noi, potremmo aprire nuove conoscenze, potremmo aprire dei file nuovi che arriveranno da noi per risolvere qualcosa che è accaduto nel nostro passato e qualcosa che va rivisto in un modo diverso, rivissuto in un modo diverso e accettato e trasformato. Attenti al messaggio della Sfinge, la Sfinge è il messaggero divino. Grazie Scorpioni.
e ora parliamo del nostro Sagittario, i nostri amati Sagittario, parliamo a Ollin. Vediamo un po'. Per il Sagittario c'è ritrova il tuo cuore, segui la tua visione senza avere paura di nulla, nell'alta verità, nell'alta lealtà e nella fermezza di chi sei e di quello che devi fare. Già state camminando su qualcosa di nuovo che è già successo, quindi questo ordine cosmico che è sceso sulla Terra e che vi ha portato a fare cambi, a rivedere le cose in una maniera completamente diversa. E seguendo quello che è quella chiamata, una chiamata molto alta che vi sta arrivando, e che avete, per quello avete lasciato andare anche tante cose del passato, ma le avete sistemate per ritrovare chi siete, per ritrovare la vostra luce, per portare quella luce nel mondo. E questa chiamata vi farà un po' fare una ricerca per vedere dove esattamente dovete andare, dovete accettarla, quindi sarà molto importante che voi la facciate. E vi farà anche lasciare andare cose che non sono più per voi, quindi seguire assolutamente la vostra verità e diventare proprio le imperatrici della vostra vita. Quindi sapere che un'imperatrice taglia e dice di no ad alcune cose perché non crescono più, portano solo rami secchi, quindi ci fanno solo fermare nel cammino. In questo momento non ci possiamo fermare, voi Sagittario dovete andare oltre, ok? E dovete seguire quella nuova visione che avete, perché voi siete già al centro del tempio, voi siete già alle porte del tempio, state entrando. Voi siete stati accettati all'interno della conoscenza, quindi quelle cose che vi arrivano, anche se è soltanto una marca di caffè che dovete comprare, cioè guardatela, ok? E aspettate, rimanete un attimo invece di correre, fermatevi un attimo e respirate quel grande respiro che la terra ci dà da portare al cielo e che il cielo ci dà da portare sulla terra. Ma seguite quella nuova visione che vi è arrivata, ok? E vediamo qual è il messaggio per i miei cari Sagittario. Per il Sagittario, portare armonia tra la luce e l'ombra, trovare alleanza tra la luce e l'ombra, ecco quell'alleanza entri dentro di noi e porti dentro di noi tutto questo e passare tramite il perdono per noi stessi e il perdono per tutti gli altri, lasciare andare le situazioni, lasciare andare, lasciare andare cose che non sono capite, guardate, Set e Horus, che tornano in armonia, quindi alla luce e l'ombra che sono un'alleanza, che creano questa unione. Quindi Sagittari, riunitevi all'altra parte di voi stessi e semplicemente accettatela e ringraziatevi e perdonatevi per qualsiasi cosa sia stata fatta. Tutto era perfetto, ricordate. Capricorno. Capricorno. Allora, il Capricorno deve, per raggiungere il suo sogno, deve cambiare un po' l'opinione, ok? Quindi per favore Capricorni, cambiate la vostra opinione e, affinché voi possiate seguire quel sogno che è dentro di voi, che si sta manifestando, sta uscendo, lo scoprirete in questa luna. Non abbiate paura di uscire e datevi veramente il permesso di essere connessi a quel cuore. Voi avete un cuore magico, Capricorni, quindi datevi il permesso di essere uniti al vostro cuore.
e di seguire veramente quella grande connessione che c'è tra il cielo e la terra. Perché lì solo voi ritroverete quella visione e non avrete paura e vi riconoscerete. E avete a disposizione tantissime cose, non c'è bisogno che ve lo dica perché voi lo sapete perfettamente, ma dovete veramente stare attenti a non farvi portare fuori da tutto ciò che può essere un luccichio esteriore. Quindi rimanete fermi in quello che arriva verso di voi e siate veramente fedeli a voi stessi e mostrate il fuori, quel cuore da cui voi prendete le decisioni, deve essere portato fuori, senza paura, ok? Eccoci qua, vediamo un po' la chiave per i nostri Capricorni. E anche per il Capricorno c'è lo scarabeo. C'è un ciclo di cambi, quindi come se voi doveste chiudere dei cicli, il permesso di fare vedere quel cuore. Ehm, C'è qualcosa che vi aspetta, Capricorno, qualcosa di molto importante. Però finché voi non sarete in grado di lasciare andare il passato e tutto quello che è stato, non potete andare da nessuna parte. Questo scarabeo che esce dalla terra e sale, va verso il sole per rinascere. Questo scarabeo è la vostra chiave. Dovete dargli il permesso di seguirlo. E dovete darvi il permesso che questo possa avere la strada libera. E la strada libera c'è solo tramite il cuore. Ricordate che lo scarabeo lo mettevano sul cuore alle mummie. Quindi è molto importante. Grazie Capricorni. Acquario, mio amato Acquario. Acquario. Cosa porta questa luna in Scorpione all'Acquario? L'Acquario ha una grande ricerca di non farsi più prendere prigioniero, di non farsi più abbagliare da luci che non siano la verità. È proprio una grande verità per l'Acquario. E anche per voi c'è, seguite il vostro sogno, ritrovatelo quel sogno e iniziate la strada per andare verso quel sogno. Per iniziare quella strada verso quel sogno vi è richiesto un taglio netto, è richiesto veramente di lasciare andare qualcosa e di ritrovare veramente quella che è la vostra visione, soltanto quella che è la vostra visione. E andare in leggerezza, cioè siate liberi di andare dove volete, non abbiate paura e rimanete proprio, siate liberi, non portate pesi, non avete bisogno di nulla, che se le cose non sono esattamente come volete, non importa, perché voi ci arriverete, perché rimanete dentro l'essenza e a quel punto voi sarete in contatto con tutto, avrete il cielo che scende su di voi, avrete come sulle vostre spalle un mantello di stelle. Quindi credete per favore, Acquario. Acquario, non siate freddi, siate veramente voi stessi, perché qui con la vostra trasformazione passa tramite un cambio molto importante e molto molto profondo dentro di voi. Vediamo qual è il vostro consiglio. Il consiglio per l'Acquario è la grande madre, Necbet, la madre Enut. Qui c'è veramente da ritrovare le nostre origini, come da riportare quel flusso dentro di noi, da riportare quel fiume che possa scorrere, come fluire. Qui dovete ritornare qua, ritornare alla grande madre, ritornate alle origini, riportate quella conoscenza dentro di voi, riportate quel nutrimento, mi viene da dire, Acquario, viene proprio per voi il nutrimento dentro di voi. E andate per le vostre strade, qualsiasi strada sceglierete sarà la strada giusta, ma solo se voi farete quel cambio. Ok, Acquario? Pesci, 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 pesci.
pesci. Vediamo cosa porta questa luna in Scorpione ai nostri amici pesci. Vi chiede di essere veramente molto leggeri e di non preoccuparvi tanto di tutto quello che succede e di proprio proseguire per la vostra strada, è come se si aprisse un portone per voi. Wow, posso andare, ok? Qualcosa che si apre profondamente. E per voi c'è connettiti al tuo cuore affinché tu possa vedere qual è la tua missione di vita, qual è il tuo sogno da perseguire e segui quel sogno in grande lealtà e in grande eleganza anche tramite il tuo cuore. Porta ordine, perché per seguire questo dobbiamo destrutturare qualcosa nella nostra vita e rimetterlo in bilanciamento. E credete veramente in chi siete, credete in voi, credete fermamente in voi e credete in quanto voi possiate essere capaci di portare quella conoscenza, di portare quel nutrimento alla vostra vita, perché è nelle vostre mani. Onorate la vostra vita, onoratela e a quel punto portate armonia affinché tutto sia assolutamente in bilanciamento e non ci sia niente che possa stridere. Datevi il permesso, pesci, di ritornare in armonia nella vostra vita, di ritornarvi a fidare veramente di quel cuore e di seguire quel sogno che avete. È il sogno giusto, dovete assolutamente seguirlo. E il consiglio per i pesci è il mio meraviglioso Anubis. Ma cosa vi dice questo Anubis? Anubis in questo caso vi sta dicendo: aprite la luce del vostro cuore, siate lo sciamano che c'è dentro di voi, datevi il permesso di essere quel sciamano che c'è dentro di voi, riconnettete dalle vostre radici, alle radici del cosmo. Tutto deve essere assolutamente connesso e io mi devo dare il permesso, come dicevano prima, di seguire quel sogno tramite il mio cuore. Ricordate che il primo oracolo vi parlava del cuore, quindi portate luce nel vostro cuore. Anubis è il maestro del cuore. Anubis è colui che ha cura del cuore affinché possa risplendere ancora. Ricordatevi. Grazie mille a tutti, io spero di essere stata utile, vi ricordo che se avete bisogno di consulti potete contattarmi nel sito lacasadera.com o thehouseofra.net o nel mio canale YouTube dove metterò questo video. Grazie a tutti e buona luna, buona eclisse e siate semplicemente voi stessi. Qualsiasi cosa accada, non uscite da voi stessi, siate fedeli alla vostra luce, fedeli a voi stessi. Grazie.